Sassuolo Juve. Stiamo per entrare nei minuti di recupero, ma la partita già è andata. C'è da capire solo quello che sarà il risultato finale. Da dove vogliamo partire? Da dove? Dal nome principale? Dal game changer della squadra bianconera? E il game changer è senza ombra di dubbio l'allenatore. Ragazzi, sì, ragazzi, lo confermiamo ancora una volta. È dal giorno zero, dal giorno in cui è arrivato, dal giorno in cui si è seduto su quella panca, che io non avevo dubbi che riuscisse, no, a portare il suo modo di vedere calcio. E la Juventus non gioca così bene a calcio. L'ho detto contro il Lecce, in cui si è perso. Perché contro il Lecce tutti si concentrano sul rigore. Oh, tutti hanno parlato unicamente del rigore. Nessuno, o comunque soltanto in pochi, hanno rimarcato che la Juventus non aveva mai giocato così a pallone. E per così parlo dell'aggressione, della proposta, della mole di gioco, delle occasioni avute. Dobbiamo cioè, parlare unicamente di un dettaglio, quando poi tra l'altro i gol sbagliati sono stati tantissimi. Ci si fissa unicamente sul rigore, che per carità va discusso, assolutamente, è stato tirato in maniera ignominiosa, brutto, va discusso, ma non monopolizzare l'attenzione solo su quell'episodio, quando c'è tanto da dire. E in questo momento, in questo finale, la Juventus, no, ci ha messo anche il guantone di Gregorio, che è anche un buon segnale, perché poi anche lui viene un po' discusso, però per il resto è stata una Juventus che ottiene risultati. Cosa avevo detto contro il Lecce? Se giochi così poi le partite le vinci. Non vinci oggi contro il Lecce, poi le altre le vinci. E oggi la Juventus non solo ha vinto, ha fatto 3 gol, anche questa sera poteva segnarne il doppio e via dicendo. Adesso ne parliamo perché sono tanti, perché ho parlato di game changer Spalletti, perché sono tante in questo comunque ancora poco tempo dell'allenatore toscano Toscana, sì, Toscana. No, perché io l'altra volta ho detto che David è sì, no canadese. È canadese, ma avevo detto che era francese perché giocava nell'Lille. Il bias, alcuni bias. Sono tante le mosse. Perché per cambiare la Juventus è una squadra che comunque faceva fatica. Perché intanto hanno detto, ma con questo centrocampo non puoi avere mai gioco. Lo sta avendo. Sapete perché? Perché è andata a spolverare un giocatore che era finito completamente nel dimenticatoio. Miretti. Stasera si parlerà sempre unicamente ancora una volta di David, che ha fatto assist e gol, ed è giusto. E lo faremo ovviamente anche noi, assolutamente. Ma Miretti ti permette anche di giocare così a pallone insieme agli altri. Cup Miners messo difensore centrale. Cioè, mosse dell'allenatore toscano, mosse, scelte, cambi, identità, gioco, game changer Spalletti. Ne parliamo prima come al solito. Se volete vi invito a lasciare un like se siete d'accordo con me. Se non siete d'accordo con me invece lasciate comunque un like. Iscrivetevi se vi piace il canale, iscrivetevi se non vi piace, tanto non vi costa nulla. Niente, nel mentre, in ogni caso, in ogni modo, comunque vi ringrazio e vi invito a trovare anche in descrizione, a dare un'occhiata agli altri profili. Grazie. Allora, quando manca? Voglio concentrarmi unicamente su di voi, invece sto switchando e mi gira anche un po' la testa, sono anche un po' stanco, c'è ancora la bolla sulla lingua che mi dà fastidio, ma voi giustamente non me ne frega una mazza e avete assolutamente ragione. Scatta adesso il 93esimo minuto di gioco e scatta anche il triplice fischio. Via così, gli abbracci Spalletti. Non lo so se sta andando in campo, forse va a salutare qualcuno, non lo so. E parto proprio, visto che l'abbiamo detto prima, no? David ampiamente criticato, giustamente criticato, insieme allo stesso Pendà, però un'altra cosa in cui Spalletti ha dimostrato di essere bravo, che in questi giorni, oggi in pre-conference, l'intervistina prima del match, nel post partita contro il Lecce, sempre difeso, cioè i giocatori, sono io l'allenatore, certo che do le gerarchie, certo che ci sono già i rigoristi delineati, ma poi entrano in campo i giocatori con la loro personalità, hanno voluto decidere così e comunque hanno dato la palla a un giocatore, hanno affidato il rigore a un rigorista, uno che comunque di rigore ne ha calciati tantissimi, ha citato proprio il numero esatto, adesso non me lo ricordo.
E quindi l'ha difeso. Oggi David fa l'assist giocando un buon calcio associativo con i compagni e poi trova anche il gol per una grande aggressione della squadra bianconera. E tutti entrano in campo, lo stesso Spalletti, che forse non era mai stato così plateale con un suo giocatore per un'esultanza, non lo so, in un'esultanza, ma questo vi dà proprio la misura di come Siremi si stia creando un gruppo, no? Stia compattando quest'ultimo. Ragazzi, è enorme, è mostruoso il lavoro che sta facendo Spalletti, ripeto, perché? Perché anche oggi, occasione su occasione, Ildiz mai così ispirato, veramente giocatore che poi salta con facilità l'avversario, va a calciare di destra e di sinistro, molto bene, ripeto, Miretti sulla tre quarti mi è piaciuto tantissimo, e tra l'altro ottimo anche gol, ripeto, Miretti oggi forse il giocatore più impattante a centrocampo per la Juventus, era completamente dimenticato prima che arrivasse Spalletti. Ragazzi, ma questo è un mossa importante. Adesso finalmente è passata a 4 dietro e secondo me poi va testata in altre partite, ma Coppia Bremer, Coppa Meners può avere il suo senso. Lo stesso Cup non è inedito per lui questo ruolo, se non sbaglio lo faceva alla Z, sì, alla Z Alkmaar. Ribadisco, ho visto una squadra poi affamata con un'aggressione incredibile, aggressione e riaggressione. Certo, oggi magari direte voi, e confermo anche io per carità, contro un Sassuolo che è sempre una squadra un po' simile all'Udinese, non dal punto di vista del gioco e della proposta, ma dal punto di vista mentale. Cioè fanno quel campionato lì da metà classifica e poi non ci sono grosse pressioni, alcune partite le lasciano un po' andare. Oggi tra l'altro già senza Volpato e Berardi c'è l'assenza no, l'assenza di infortunio di Torsvet. Ovviamente la Juventus aveva anche più indisponibile, però nella squadra piccola secondo me incidono leggermente di più, ma non è questo il punto, lo dico giusto per completezza d'argomento. Però qualcuno appunto mi verrà a dire ma contro il Sassuolo e Lecce, ma negli ultimi 5 anni io queste partite della Juventus non le vedevo neanche con il Sassuolo e con Lecce, quindi è inutile che mi venite a dire questo, perché non c'entra nulla. Non vi sto dicendo che oggi la Juventus può vincere lo scudetto, no, oggi la Juventus è la strafavorita tra Como, Roma e Juve appunto per il quarto posto. Io la vedo così oggi ed è, capisco, magari anche una magra consolazione, ma sono convintissimo che fosse rimasto Tudor non sarebbe stato un obiettivo così alla portata. Per cui ribadiamo ancora una volta l'impatto per quanto mi riguarda di Spalletti su questa squadra è clamoroso, per come la squadra già sia cambiata, per come la squadra produca, per come la squadra gioca, per tutto quello che abbiamo visto anche oggi. E niente, ragazzi, sono stato... Sì, penso di aver trattato tutti i discorsi, tutto quello che c'era da dire in merito a quello che abbiamo visto. Sì, sì, fatemi sapere la vostra a questo punto e niente. Vi aspetto sotto nei commenti, va bene? Un grande abbraccio, io vado anche a dormire che forse è ora, è ora. A domani.